Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buona settimana qui dalla radio, 24 giugno del 2024, l'editoriale del lunedì. Non vi porto via tanto tempo, oggi sono molto veloce, molto rapido, nel senso che quando è giusto magari fare un pochino più di chiacchiere approfondite, siamo qui 20-25 minuti, anche forse troppo. Oggi saremo rapidi, una decina di minuti, anche perché onestamente proprio papale, non è che ci sia tutte queste milioni di cose da dire, sì, e da dirci. Quindi, insomma, non vi porto via tanto tempo oggi. Grazie quindi a quelli che magari in un periodo un po' morto, gli aficionados, diciamo così, dell'editoriale, hanno cliccato lo stesso. Grazie a tutti, buon lunedì a tutti quanti quelli che stanno guardando questo video e se volete, come al solito, mettete like, ma soprattutto grazie agli oltre 30 che hanno accolto l'appello di lunedì scorso, che si sono iscritti al canale, quindi grazie davvero a voi tutti. E se per caso non siete ancora iscritti, perché anche altre volte vi siete dimenticati, eccetera, 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 fatelo perché, come sempre, ci dà grande mano. E quindi grazie a tutti quelli che si iscriveranno. Allora, dai, partiamo subito. Levate gli scudi, parleremo di layout e compagnia. Numero 2, effetto rimbalzo, effetto europeo. Parleremo di questo po' strano un po' mese di giugno che abbiamo vissuto dalla fine del campionato fino a oggi, in buona sostanza, e del perché forse lo stiamo vivendo. Parleremo, per una volta dirò no prima. Mm, Magari avete imparato un po' a conoscere come oddio, sembra una frase veramente autoreferenziale. Avete imparato un po' a pensare come diciamo così, penso sui giocatori, sulle novità, diciamo così. Preferisco sempre prima vedere i fatti, prima di commentare. Per una volta dirò no sulla carta. Magari sbaglierò. E chiudiamo con Zirkzee, perché va fatto, diciamo così, una sorta di punto finale della situazione. Partiamo subito, dai, levate gli scudi. Eh, Credo che in buona parte non ci sia grandissima volontà nel difendere i propri giocatori. Parlo a 360 gradi proprio, nel senso che negli ultimi anni abbiamo vissuto un po' un lungo stillicidio da parte di tutti, noi compresi, noi nel senso tifosi del Milan, qui mi metto come tifoso. Ehm, gli ultimi giocatori del Milan importanti hanno sempre vissuto non di grandissima protezione da parte del tifo. Sarebbe, diciamo così, cosa buona e giusta tornare un po' a difenderli questi ragazzi, che capisco ogni tanto ci danno delle delusioni, ogni tanto magari non corrisponde proprio al nostro ideale di campione, ogni tanto cascano nel momento migliore, eccetera, eccetera. Però guardate che magari forse perché viviamo nella stessa città, i tifosi di quell'altra squadra su questo sono migliorati. Sarà che hanno vinciucchiato un po' di più nell'ultimo periodo, però li proteggono e li esaltano un po' di più. Ecco, il trattamento uno su tutti che viene riservato a Raffaele Leao ultimamente. Poi io capisco la critica, ragazzi, ma ci mancherebbe. Abbiamo criticato Fiori di Campioni, chi è Raffaele Leao per non essere criticato? Non dico quello. Il ragionamento è un po' diverso, è un ragionamento legato al fatto che insomma, lo sberleffo va sempre oltre, perché un tifoso dovrebbe sbeffeggiare un proprio giocatore, usando nomignoli, rimproverandogli cose che non concernono non consentono, diciamo così, a un tifoso di giudicarlo sul campo. Insomma. Era veramente quasi un appello, cioè non è una lezioncina, è un appello per proteggerli. Qualcuno mi dirà sicuro nei commenti, ma tu l'hai fatto esattamente lo stesso con Pioli? Ecco, non siate incoerenti nel caso come me. Io ho criticato aspramente il mister perché pensavo e penso tuttora che abbia fatto delle cose non particolarmente positive nell'ultimo anno. Magari qualche nostro giocatore a fase alterne non ha fatto benissimo, però ragazzi sono i nostri giocatori e in buona sostanza non se ne cambiano mai 20 alla volta. Soprattutto magari di quelli importanti, non si cambiano 4-5 giocatori importanti alla volta. La maggior parte saranno ancora qui l'anno prossimo, quindi hanno bisogno di un po' di supporto forse, un po' di più. Effetto rimbalzo, effetto europeo. È stato un mese di giugno particolarmente strano. In
tutta onestà mi aspettavo un po', come dire, di effetto rimbalzo, nel senso abbiam vissuto veramente un aprile-maggio importanti. Una buona parte dei tifosi del Milan li ha metabolizzati male questi ultimi mesi. Forse si aspettava in questo mese di giugno già un effetto rimbalzo importante, magari con una chiamata importante per la panchina, magari per una chiamata importante per l'attaccante. Finora ancora non è arrivato né l'uno né l'altro. Beh, uno sicuramente non è arrivato, cioè l'allenatore, arriverà forse l'attaccante, ma credo che, come dice l'altra parte del titoletto, l'effetto europeo congelerà un po' tutto quanto, ma ne parliamo nell'ultima parte per Zirkzee. Il mese di giugno sta andando a finire. Io spero che l'effetto rimbalzo sia soltanto questione di tempo, perché abbiam bisogno di un po' di effetto rimbalzo, nel senso che siamo andati un po' tanto giù nel mese di aprile-maggio, sotto tanti punti di vista: campo, calcio, tifosi, fischi, stelle vinte in campo, derby, curva, di tutto. Però credo che un po' di effetto rimbalzo serva in questo momento, e serve dare un pochino di entusiasmo, ma non perché, diciamo così, è gratis, ma perché le stagioni vivono anche di momenti, di come nascono, e bisogna farla nascere. Se vogliamo vivere una buona stagione l'anno prossimo, bisogna farla nascere con delle aspettative diverse, e quindi spero che il Milan abbia soltanto procrastinato l'effetto rimbalzo, perché siamo andati tanto giù, e quando vai tanto giù bisogna andare tanto su. Spero sia soltanto questione di tempo, perché abbiam bisogno di una spinta, cosa che in questo momento non c'è. Sarà giusto o sbagliato, però ehm, c'è una parte del tifo, una parte consistente del tifo, che è abbacchiata, per essere, diciamo così, non troppo tranchant, perché c'è anche una parte che è arrabbiata, per essere educati qua. E non è nemmeno giusto rimproverarsi l'un l'altro, chi magari ha già metabolizzato, è già pronto per ripartire, e chi magari invece ancora non lo ha fatto ed è ancora giustamente o deluso o arrabbiato. Non è giusto rinfacciarsi chi è migliore di un altro, come al solito le patenti di tifo, mannaggia, ma che senso ha darsene onestamente? Però sì, c'è una buona parte consistente di tifosi, che forse è la maggior parte in questo momento, che ancora non ha metabolizzato l'effetto rimbalzo, non l'ha proprio avuto ancora questo effetto rimbalzo, anche perché il Milan stesso non ne ha ancora dato diciamo così, motivo per avere, diciamo, uno stato d'animo diverso. Perché ragazzi, è inutile che ce lo nascondiamo, cioè non possiamo stare qui a sbocciare lo champagne per la nuova stagione, che parte con tutta la felicità del mondo, con derby, stelle e compagnia, e tutto quello che ci è accaduto nell'ultimo anno e mezzo. Quindi rimbocchiamoci le maniche e proviamo a far qualcosa per avere un po' di rimbalzo, ecco. Per una volta dicono prima è su Emerson Royal. Io credo di non aver mai detto una mezza parola contro nessuno prima di averlo visto sul campo. Tutti gli acquisti dell'anno scorso non mi sono espresso negativamente, poi magari mi sono espresso subito in maniera positiva su alcuni giocatori, ma in maniera negativa no. Tendo sempre a voler vedere prima il campo, magari come si abitua alla nostra squadra, al nostro campionato, e poi provare a dare un giudizio. Su Emerson Royal faccio un'eccezione alla regola. Magari tutti voi avete un giocatore per il quale non impazzite, a me non piace proprio. Non mi piace proprio, non riesco nemmeno a farmelo piacere, nel senso che so che lo dovrò raccontare nel caso dovesse arrivare come terzino di destra, nuovo terzino di destra, ma so che c'è in ballo la questione con il Tottenham, la questione c'è davvero, nel senso non è campata in aria, lo ha confermato il giocatore stesso, quindi però niente, senza troppi giri di parole, è un giocatore che proprio non mi piace, né per una questione tecnica, che non mi sembra sia un grandissimo upgrade rispetto a Davide Calabria. Invece in quel ruolo noi l'upgrade abbiam bisogno di farlo da qualche anno, e spero che lo si possa fare già quest'anno.
può essere un piccolo upgrade dal punto di vista fisico, quello sì, perché comunque è un giocatore un pochino più atletico, un giocatore un pochino più di gamba, di spinta, anche se insomma non è che il Milan ha bisogno di tutta 'sta spinta, cioè la nostra fase offensiva direi che è già abbastanza sostanziosa, quindi, insomma, la fase difensiva già di Emerson Royal per me forse anche qualcosa in meno rispetto a Davide Calabria, quindi niente, io spero che il Milan alla fine viri su un obiettivo diverso. Poi se dovesse arrivare tiferemo per lui e poi daremo un giudizio sul campo. Al momento non mi sembra il profilo giusto, non mi sembra il profilo ideale. Zirkzee, telenovelas con deadline, nel senso che niente, siamo in mezzo ancora allo stallo delle commissioni, inutile che ci nascondiamo, non si fanno passi avanti perché nessuna delle 2, parti pensa di poter fare un passo avanti, nessuna delle 2 parti pensa che in questo momento il tempo possa essere a sfavore, quindi aspetta. Chi aspetta che magari possa arrivare una terza parte per far lievitare ancora e riportare addirittura a 15 le commissioni e a riportare magari Zirkzee da un'altra parte. Zirkzee spinge nonostante tutto per venire al Milan, però penso che se dovesse arrivare il Manchester United con un'offerta importante anche dal punto di vista del campo, comunque chiama il Manchester, non è che ti chiama la squadra X del campionato polacco, quindi è comunque una buona chiamata quella del Manchester, ma continua a preferire il Milan con l'europeo di mezzo che insomma speravamo non ci fosse a un certo punto dopo la convocazione poter quindi diciamo, concentrare tutto quello che era la parte di Zirkzee soltanto sulla trattativa di mercato, invece siamo comunque legati all'europeo che c'è e che l'Olanda probabilmente andrà anche avanti, quindi dovremo aspettare, ma una deadline credo che il Milan debba più o meno configurarsela in mente. Diciamo che è una sorta di punto di non ritorno anche per darsi un'idea di quello che potrebbe anche essere il prossimo mercato, perché magari non prendi Zirkzee, ne prendi uno da 25-30, hai altro tipo di budget per fare altro su altre zone del campo, quindi ti cambia anche magari un pochino quello che è le aspettative nelle altre parti del campo. Io mi spero quindi che il Milan si dia una sorta di punto di non ritorno, che non deve essere per forza una data circolata in rosso sul calendario, ma deve essere sicuramente diciamo così, non un procrastinare fino alla fine della clausola che è addirittura verso la metà di agosto. Quindi bisogna aspettare, questo sì, perché non è giusto strapagare le commissioni se si può fare di meno e soprattutto perché si vuole avere il ragazzo e non far saltare il banco, perché sì, questo ragazzo lo segui, pensi sia quello giusto. È anche giusto spenderci più tempo di quello che magari ti eri previsto, però prima o poi bisogna anche, diciamo così, darsi un freno e darsi un punto di non ritorno per mettersi diciamo, sui binari di qualcos'altro e far, diciamo così, progredire il resto del mercato, perché poi non sembra, ma tra una settimana è luglio, nel giro di 10-15 giorni ci sarà il raduno, da adesso, una quindicina di giorni, poco più, ci sarà il raduno, magari Zirkzee anche se dovesse arrivare non ci sarà per ovvi motivi, però insomma bisogna farla partire la stagione, ecco. Siamo in una strana situazione di surplus, come quando il ciclista rimane fermo sui suoi pedali pronto a scattare. Ecco, abbiamo bisogno di scattare. Il Milan ha bisogno assolutamente di scattare. Noi siamo arrivati in chiusura, non ho detto credo nulla di interessante oggi, se siete arrivati addirittura fin qui grazie, grazie a tutti quelli che sono rimasti fin qui, buona settimana a tutti e a presto, a dopo anzi, con obbligo di riscatto. Ciao ciao.